Per la puntata di oggi siamo in Abruzzo e ci prepariamo a scoprire un dolce davvero goloso tipico del periodo pasquale, il soffione. Un fragrante guscio di pasta frolla che racchiude un ripieno morbido e spumoso a base di ricotta. Un dolce genuino e tradizionale che vi farà innamorare al primo morso e che vorrete mangiare non solo a Pasqua ma tutto l'anno. Scommetto di avervi incuriositi. Mettiamoci all'opera! Per preparare il soffione iniziamo dall'impasto. In una planetaria unita di foglia metto la farina, unisco anche lo zucchero e ora sguscio le uova. Aziono la planetaria, unisco le uova e l'olio finché tutti gli ingredienti si saranno amalgamati. L'impasto è pronto. Lavoriamo l'impasto giusto per renderlo liscio e formiamo una pallina. La appiattiamo, la avvolgiamo con la pellicola e la lasciamo riposare per almeno mezz'ora. Mentre la frolla riposa, noi ci dedichiamo al ripieno. Il soffione è il cugino dei fiadoni abruzzesi. In comune hanno la morbidezza e la leggerezza dell'impasto interno unito alla croccantezza del guscio esterno di frolla. Sgusciamo le uova, dividiamo gli albumi dai tuorli. Montiamo i tuorli con metà dose di zucchero, finché diventeranno belli chiari e spumosi. Gli albumi li teniamo da parte perché ci serviranno dopo. È il momento di aggiungere la scorza di limone grattugiata. Mescoliamo e aggiungiamo al composto la ricotta di pecora setacciata. Schiacciamo la ricotta verso il basso con una marisa, in modo da farla passare oltre le maglie del nostro setaccio. Amalgamiamo bene la ricotta setacciata al composto di tuorli. Ora ci dedichiamo agli albumi, che devono essere ovviamente a temperatura ambiente, li mettiamo in una bella ciotola capiente. Cominciamo a montarli, quando diventeranno bianchi aggiungeremo lo zucchero in 3 riprese diverse. È il momento di unire i miei due composti. Prenderò un po' di albume e lo mischierò all'interno del composto di tuorli, senza essere troppo delicata, proprio per andare ad ammorbidire il composto. E poi unirò il resto più delicatamente. In ultimo incorporiamo lievito e fecola di patate. E il nostro ripieno è pronto. Ecco la mia frolla che ha ben riposato, l'ho spellicolata e ora la stendo ottenendo una sfoglia di 2 mm di spessore. E la stendiamo con un batterello. Conferiamole una forma tonda, come lo stampo che andremo ad usare. Eccoci, direi che ci siamo. Qui ho il mio stampo, è uno stampo classico a ciambella del diametro di 24 cm che io ho spruzzato con lo staccante. Voi potete imburrarlo se preferite. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare al centro della nostra frolla un taglio a croce, perché poi andremo a posizionarla proprio dentro al nostro stampo. Prendiamo la nostra frolla
e lasciamo che un po' di pasta debordi. Sistemiamo bene la pasta all'interno dello stampo e siamo pronti per riempirla. Versiamo quindi il ripieno all'interno dello stampo. Lo livelliamo un attimo e poi richiudiamo i lembi esterni verso l'interno. Possiamo anche fare delle pieghe, in questo modo. Eccolo qua! Inforniamo il nostro soffione in forno statico preriscaldato a 170 gradi per 60 minuti. Una volta cotto spegneremo il forno e lo lasceremo all'interno per altri 10 minuti. Ecco il mio soffione cotto e si è completamente raffreddato. Adesso lo devo ribaltare per poi metterlo su un piatto da portata. Voilà! L'ultimo tocco? Spolverizzarlo con lo zucchero a velo. Ecco fatto!